Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi ci presenta la figura del Battista, che ha preparato il popolo di Israele ad accogliere il Salvatore inviato dal cielo e oggi prepara anche noi ad accogliere nei nostri cuori colui che viene per portarci la gioia, l'amore, la pace. È venuto 2000 anni fa il Salvatore del mondo, ma lo sappiamo, non è ancora entrato nel cuore di ogni uomo. Per questo noi ci dobbiamo preparare e proprio per prepararci il Vangelo di oggi ci invita ad ascoltare questo predicatore che è il Battista. Il brano evangelico è quello dell'evangelista Giovanni e questo evangelista nel prologo interrompe il discorso per inserire proprio 2 versetti che riguardano il Battista. Dopo aver parlato della luce che è venuta nel mondo, la luce che splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, interrompe il prologo e dice: venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne per testimoniare la luce. Non era lui la luce, era il testimone della luce. Un uomo mandato da Dio con una missione e vedremo che lui ha preso coscienza della propria identità, sa per quale ragione il buon Dio lo ha donato al mondo. Il suo nome anzitutto era Giovanni. Giovanni, Yohanan in ebraico, significa Dio è amore. E se il nome indica l'identità di una persona, il Battista è chiamato proprio ad essere testimone che Dio è amore e soltanto amore. L'Evangelista Giovanni ci presenta il Battista in un modo originale, diverso dai Vangeli sinottici, che presentano il Battista come il precursore, colui che ha preparato la venuta del Signore, colui che attende la realizzazione delle profezie dell'Antico Testamento e poi dice a tutti che devono prepararsi in modo da poterlo accogliere.
L'Evangelista Giovanni presenta il Battista non come precursore, come testimone della luce. Noi lo sappiamo, chi sono i testimoni? I testimoni sono coloro che quando c'è un atto ufficiale assistono alla scena, sono presenti e vedono molto bene ciò che avviene, alla fine firmano e garantiscono che tutto sia svolto secondo le regole. Quando si sposano due persone, loro sono presenti e alla fine dicono: noi c'eravamo e tutto si è svolto in modo corretto. I testimoni occorrono anche in un processo e perché siano credibili devono essere persone affidabili, non interessate e devono aver visto e ascoltato tutto ciò che poi devono testimoniare. Bene, il Battista è testimone di un qualcosa che lui ha visto, che lui ha sperimentato, la luce. Direi che questo è già un primo messaggio e molto importante per noi. Proviamo a chiederci: ci siamo mai interrogati sulla nostra identità? Chi sono io? Come devo realizzare la mia persona? Perché Dio mi ha inviato nel mondo con una missione. Qual è? Qual è il mio nome? Il nome con cui Dio mi conosce. Il Battista lo sa molto bene, lo vedremo, che lui è ben cosciente della propria missione e della propria identità. È testimone della luce. Nell'Antico Testamento la luce ha sempre un valore positivo, un valore simbolico che arriva addirittura ad essere immagine dello stesso Dio. Dio è luce. La prima creatura di Dio è la luce e Dio vide che la luce era bella. E agli occhi piace vedere il sole, dice il Coelet. Venire alla luce significa nascere. Vedere la luce, vedere ancora la luce vuol dire essere vivi ed è un simbolismo che è presente in tutta la Bibbia. Il Battista ha una missione estremamente importante, tanto che viene richiamata ben 3 volte. È il testimone della luce davanti alle autorità religiose, davanti a tutto il popolo e poi anche davanti ai suoi discepoli. E l'ultima volta che l'Evangelista Giovanni menziona nel suo Vangelo il Battista è per ricordare un elogio che di lui viene fatto dal popolo, il popolo che va da Gesù, che è fuggito da Gerusalemme perché non era giunta la sua ora, Gesù che è andato proprio là dove il Battista battezzava e la gente quando incontra Gesù dice: Giovanni non aveva compiuto nessun prodigio, ma tutto quello che Giovanni aveva detto di Gesù era vero. Un bellissimo elogio del Battista, cioè ha realizzato la sua identità e la sua missione, testimoniare la luce. Ha detto la verità perché aveva visto in Gesù la luce del mondo. Rendere testimonianza alla luce vuol dire testimoniare ciò che si è visto, ma proviamo a chiederci cosa ha visto il Battista di diverso dagli altri. Direi che con lo sguardo esteriore ha visto quello che vedevano tutti, non so che fattezze avesse il volto di Gesù di Nazareth, ma quello lo potevano vedere tutti. Cosa ha visto in più il Battista? Battista ha avuto un altro sguardo, perché c'è uno sguardo materiale, quello ce l'hanno tutti, ma c'è un altro sguardo, cioè è la capacità che è data dallo Spirito, dalla luce di Dio, che permette di vedere al di là del verificabile, di vedere anche l'invisibile. Beati coloro che vedono ciò che voi vedete. Ma stava parlando di Gesù
di tutta la sua persona, la sua vita, il suo messaggio, non tutti erano beati. Per quale ragione? Perché ciò che lui faceva lo vedevano tutti, ma con lo sguardo materiale. Solo i discepoli vedevano al di là, vedevano con uno sguardo che veniva dallo Spirito. Bene, il Battista è testimone della luce del mondo che è Cristo, e lo ha visto non con lo sguardo materiale, ma perché aveva un altro sguardo, quello dello Spirito. E la sua missione è proprio quella di testimoniare la luce. E ci chiediamo a questo punto, ma in che senso Gesù è luce del mondo? Che cosa ha visto il Battista? È quella luce che siamo invitati noi oggi a vedere, a recuperare questo sguardo che il Battista aveva. Il Battista in Gesù ha visto il volto di Dio, ha visto brillare sul volto di Gesù il volto del Dio del cielo, il Dio che è amore e soltanto amore. Lo ha accolto il Battista e poi ha visto in Gesù l'uomo riuscito. E a questo punto noi possiamo renderci conto della immensa differenza che c'è fra coloro che hanno colto questa luce e coloro che invece brancolano ancora nel buio. Pensiamo alla differenza fra un credente e un non credente. Il credente che ha avuto questo sguardo che aveva il Battista e ha colto in Gesù la luce per la propria vita. Sa che è giunto in questo mondo, è stato tirato fuori dal nulla, da un atto di amore, e su di lui c'è un progetto d'amore. È un progetto d'amore che viene dal Creatore, da Dio che è Padre, che lo ama, che lo ha amato da tutta l'eternità e che lo attende per un abbraccio. E poi chi ha ricevuto questo sguardo che aveva il Battista e vede la luce che è Gesù di Nazaret, vede in lui il volto di Dio ma anche il volto di uomo, e uno guidato da questa luce sa come deve comportarsi nella vita per realizzare la propria esistenza. Deve essere un'esistenza di amore come la sua, allora è una vita che vale la pena di essere vissuta. Ma colui che non ha visto questa luce, come cammina? Brancola nell'oscurità e nella tenebra. Si guarda attorno e si interroga, se non vive semplicemente accontentandosi delle gioie e dei piaceri che la vita gli offre momentaneamente. Quando lui comincia a pensare da dove vengo, dove vado, è buio pesto, perché non può che dire vengo per una combinazione casuale di atomi, di cellule, e vengo dal nulla e sono destinato a finire nel nulla. Come vivere una vita così? Gli manca la luce autentica, per cui può essere portato a fare delle scelte che poi gli rovinano l'esistenza, non gli permettono di realizzare la sua pienezza di umanità. Ecco la grande differenza fra chi ha visto la luce e chi non l'ha vista. Noi ci stiamo preparando in questo tempo all'avvento del Signore, per lasciare entrare nella nostra vita la luce che il Battista ha visto e che noi oggi dobbiamo vedere. E questa è la testimonianza del Battista. A un certo punto del brano viene introdotta una commissione inviata dalle autorità religiose di Gerusalemme, dai sacerdoti e dai farisei. Vengono inviati là dove si trova il Battista e gli chiedono: tu chi sei? Sono preoccupati. Per quale ragione? Perché, come ci dice lo storico contemporaneo Giuseppe Flavio, il Battista aveva un grande prestigio in mezzo al popolo, era una persona molto conosciuta, più dello stesso Gesù di Nazaret, e ci dice lo storico Giuseppe Flavio che il popolo è disposto a fare qualunque cosa se fosse stata ordinata dal Battista. Questo preoccupava il re Erode Antipa, che temeva che potesse istigare il popolo a fare una rivolta
Lo ascoltava anche volentieri, ci dicono gli evangelisti, ma era anche turbato da quello che il Battista diceva. Le autorità religiose da parte loro sono preoccupate e qui capiamo anche molto bene il perché. Perché qualcuno riteneva il Battista il Messia e le autorità religiose sapevano molto bene che il profeta Malachia aveva detto che alla sua venuta il Messia avrebbe purificato la religione, avrebbe purificato il Tempio come il fuoco del fonditore e come la liscivia dei lavandai. E loro sapevano molto bene che la pratica religiosa in quel Tempio era corrotta, era mischiata al denaro, alla corruzione, e allora hanno paura della venuta del Messia e molta gente cominciava a considerare il Battista come il Messia. Vanno da lui e gli dicono: tu chi sei? E il Battista confessò e non negò: io non sono il Cristo. Comincia a dire ciò che non è. Anche noi dovremmo cominciare a interrogarci sulla nostra identità per non sbagliare la nostra vocazione, la missione per la quale Dio ci ha inviato in questo mondo, perché realizzandola noi siamo felici, realizziamo la nostra esistenza. Il Battista dice: non lo sono. Cerchiamo di non lasciarci portare fuori strada dagli adulatori o dagli invidiosi, lasciamoci guidare dalla luce, che è quella di Cristo. E questo è il tempo proprio per prepararci ad accoglierla. Gli chiedono: chi sei se non sei il Messia? Sei Elia? Non lo sono. Elia era il profeta di cui ci parla ancora il profeta Malachia, colui che doveva venire per riconciliare il cuore dei padri con i figli e dei figli con i padri, riconciliare le generazioni del popolo di Dio per permettere la venuta del Messia. Il Battista dice: non sono Elia. Sei il profeta di cui ha parlato Mosè? No. E notiamo come queste risposte sono sempre più secche, quasi scocciato il Battista. Prima dice: non sono io il Cristo, poi non lo sono, l'ultima no. Gli chiedono allora: ma allora chi sei? Perché noi dobbiamo dare una risposta a coloro che ci hanno inviato. Cosa dici di te stesso? È una domanda che anche noi dobbiamo sentirci rivolgere. Che consapevolezza hai del tuo ruolo nel mondo? Ma ci pensi o sopravvivi? Che senso ha la tua vita? Cosa stai facendo? Dove vuoi andare? Cosa vuoi realizzare? Chi sei? Ma non il tuo nome, il tuo indirizzo, il codice fiscale, no. Che consapevolezza hai di te stesso? Il Battista ha consapevolezza della propria identità e dice: io voce di uno che dà testimonianza nel deserto. Credo che la spiegazione migliore sia ancora quella di Sant'Agostino, il quale distingue fra la voce e la parola. La voce è quella che voi state ascoltando in questo momento, quella che io emetto, che dura un attimo, poi scompare. Questa è la voce. Ma la voce lascia una parola, lascia un messaggio. Il messaggio rimane e la voce non deve rimanere insieme alla parola, perché altrimenti nasce confusione. Deve scomparire subito la voce. Il suono dura un attimo, poi deve lasciare spazio alla parola. È bella la definizione che il Battista dà di se stesso. Io, voce, sono destinato a scomparire, deve rimanere la parola. Rifugge il Battista da qualunque culto della personalità, non è a lui che devono guardare, non è lui il Messia, lui è la voce che lo indica e la voce di colui che è testimone perché ha visto. E voglio fare subito una applicazione alla nostra vita, perché noi, arrivando in questo mondo, come battezzati, noi abbiamo questa identità di essere dei profeti, di essere voce che testimonia la luce.
Come possiamo esserlo? Possiamo esserlo soltanto non se abbiamo studiato sui libri chi è Gesù, ma sì, studiandolo sui libri, ma arrivando poi a interiorizzare per una convinzione, per un'esperienza personale che Lui è la luce che dà senso alla vita. Una luce che ci permette di non brancolare nel buio, ma di andare verso un destino. Questa è la identità che noi dobbiamo avere. E soltanto se noi siamo coscienti di questa identità e abbiamo visto che Cristo, che Gesù di Nazareth è la luce del mondo, soltanto allora noi ne potremo parlare con i nostri alunni del catechismo e i genitori con i loro figli. Perché se i genitori parlano ai figli di ciò che hanno studiato sui libri, ma non possono testimoniare che seguendo questa luce si è realmente uomini e si ha un senso del proprio esistere, allora le loro parole sono soltanto suono, ma non comunicano la parola, non mostrano, non testimoniano la parola che è Cristo, non assomigliano al Battista. Gli chiedono: perché tu battezzi allora? Il battesimo era una pratica molto comune al tempo di Gesù e indicava la scomparsa di una vita passata di peccato, una vita antica. E quando chiedono al Battista perché battezzi, lui risponde: io battezzo in acqua. È un segno di morte al passato. Il mio battesimo è un segno che chi accetta il mio battesimo seppellisce il proprio passato per iniziare una vita nuova, e quindi il mio battesimo serve per prendere coscienza che stiamo vivendo nell'oscurità e nella tenebra. Noi non riceviamo oggi il battesimo del Battista, ma il segno che lui compiva serve anche a noi oggi. Pensaci. Tu stai vivendo nella luce o brancoli nella tenebra? Se brancoli ancora nella tenebra, ricordati che devi fare questa esperienza. Ascoltare il Battista, non verrai battezzato nel fiume Giordano, ma questo passaggio dalla tenebra alla luce lo devi fare ascoltando la sua testimonianza. Poi continua il Battista: è in mezzo a voi la luce ed è uno che voi non conoscete. Aprite quindi gli occhi del cuore e potete imparare a conoscerlo, perché ancora non lo conoscete. E questo vale anche per noi oggi. È in mezzo a noi questa luce, è la luce che esce dalla parola del Vangelo, la luce che esce dalla testimonianza che ci viene data da coloro che vivono realmente, che hanno interiorizzato questa luce, la traducono, poi la incarnano questa luce. Non sono perfetti come la luce incarnata che è Gesù di Nazareth, ma cercano di unire la propria vita a quella di Gesù di Nazareth. Questi sono coloro che hanno riconosciuto la luce, però dobbiamo chiederci noi oggi: forse questa luce è in mezzo a noi, ma ancora non la conosciamo. Colui che viene dopo di me, insiste il Battista, è così grande che io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. L'abbiamo già spiegato la scorsa settimana che cosa significa sciogliere il legaccio del sandalo. Vuol dire riconoscere di non avere il diritto, secondo la legislazione del popolo di Israele, di sposare la vedova del proprio fratello, quindi di dare posterità unendosi alla vedova del fratello. Il Battista dice: c'è una sposa che non ha figli, è una sposa che non dà vita, non ha vita perché non ha incontrato il proprio sposo. Questa sposa è Israele,
E il Battista dice: chi renderà feconda questa sposa non sono io, è Cristo. E Israele è la sposa infeconda perché si è allontanata dal suo sposo, che è Dio. E credo l'umanità oggi è questa sposa che Dio ama. E se questa umanità è infeconda, non produce vita, ma tante volte produce morte, è proprio perché non si unisce al suo vero sposo. Conclude l'Evangelista dicendo: questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Questa Betania non è quella di Lazzaro, di Marta e di Maria, è la Betabara, il luogo del guado vicino al Mar Morto, dove si guadava il fiume Giordano. Si trova qui sulla mia sinistra, lo vedete sullo sfondo, la parte orientale del fiume Giordano, lì dove il Battista battezzava. Gli ortodossi hanno costruito una bella chiesa che vedete da poco sullo sfondo, e sulla destra invece c'è la terra di Israele, proprio segna il confine il fiume Giordano, direi per l'oggi. Il Battista ci invita a prendere coscienza che forse ci troviamo ancora dall'altra parte del Giordano, nella terra di schiavitù. Lui ci indica la luce che noi dobbiamo seguire, quindi dobbiamo riconoscere il liberatore che si trova già al nostro fianco, che ci vuol far passare quel confine. Siamo invitati ad ascoltare questa voce, la voce del Battista, che ci invita a seguire Cristo, è Lui la parola. Ognuno di noi è invitato sia a seguire l'invito del Battista e riconoscere in Cristo, parola venuta dal cielo, la luce per la nostra vita, ma poi a diventare noi stessi, come il Battista, testimoni di questa luce. Auguro a tutti una buona domenica.